Benvenuti su Alexandria, dove la storia, la mitologia e le culture prendono vita attraverso gli audiolibri. Si prega di iscriversi, mettere mi piace e commentare per sostenerci. Capitolo 1. Il figlio di Afrodite. Se la distruzione di Troia avvenne davvero, è probabile che si sia verificata intorno all'anno 1200 a.C. Si ritiene che il poeta Omero abbia vissuto intorno al 900 a.C. e che le prime registrazioni scritte di composizioni lunghe siano apparse intorno al 600 a.C. Ciò significa che la storia di Enea, se ha un fondo di verità storica, fu tramandata oralmente per circa 300 anni prima che Omero la trasformasse in poesia. Poi, per altri 300 anni, le persone impararono a memoria e recitarono i suoi versi prima che fossero finalmente messi per iscritto. Durante tutto questo periodo, l'obiettivo principale non era preservare fatti storici, ma intrattenere gli ascoltatori con un racconto drammatico. Per questa ragione, la storia non può essere considerata un fatto storico affidabile, tuttavia rimane importante per ogni persona colta conoscerla. Secondo la leggenda, la madre di Enea era una dea famosa di nome Afrodite. I Romani in seguito la chiamarono Venere. A differenza dei mortali comuni, non nacque da una madre, ma apparve misteriosamente dalla spuma del mare che si formò sulla superficie dell'acqua. Quando venne al mondo, emerse sulla riva di un'isola vicina, Citera, che si trova a sud del Peloponneso. Era la dea dell'amore, della bellezza e della fertilità. I suoi poteri magici erano così grandi che, quando camminò per la prima volta sulla spiaggia, bellissime piante e fiori sbocciarono istantaneamente ovunque posasse il piede. Lei stessa era incredibilmente bella e possedeva il potere di far innamorare chiunque la guardasse. Dopo aver lasciato Citera, viaggiò per mare fino a Cipro, dove rimase per un certo periodo, circondata dalla straordinaria bellezza dell'isola. Lì ebbe 2 figli, entrambi bellissimi, di nome Eros e Anteros. Questi bambini rimasero giovani per sempre. Eros, in seguito, noto come Cupido, divenne il dio dell'amore donato, mentre Anteros fu il dio dell'amore ricambiato. Afrodite e i suoi figli vagavano tra i cieli e la terra. A volte apparivano nelle loro vere forme, altre volte assumevano sembianze diverse o restavano invisibili. Ovunque si trovassero, erano sempre impegnati a svolgere i loro ruoli. Afrodite diffondeva l'amore e il desiderio tra dei e uomini. Eros faceva innamorare le persone e Anteros puniva coloro che rifiutavano di ricambiare l'affetto. Alla fine, Afrodite e i suoi figli arrivarono sul monte Olimpo, la dimora degli dei. Lì causò grande scompiglio, facendo innamorare gli dei tra loro e con i mortali sulla terra. In risposta, Giove, che governava su tutti gli dei, usò il suo potere per far innamorare la stessa Afrodite. Fu così che si incantò di Anchise, un giovane uomo della famiglia reale troiana che viveva tra i monti dell'Ida, vicino alla città. La ragione per cui Afrodite si innamorò di un uomo sul monte Ida avvenne in questo modo. Un giorno gli dei e le dee celebrarono un grandioso matrimonio. Tuttavia, una dea non fu invitata e si adirò per essere stata esclusa. Per vendicarsi, decise di seminare discordia tra i presenti. Fece realizzare una splendida mela d'oro con un'incisione che diceva «Alla più bella». Poi, di nascosto, la gettò tra gli invitati. Tutte le dee vollero reclamarla per sé, dando inizio a una feroce disputa su chi meritasse il titolo. Per risolvere la contesa, Giove inviò le dee sul monte Ida, guidate da un messaggero. Lì un giovane e affascinante pastore di nome Paride, che in realtà era un principe sotto mentite spoglie, fu incaricato di decidere chi dovesse ricevere la mela. Ogni dea cercò di persuadere Paride offrendo una ricompensa speciale.
Alla fine egli diede la mela ad Afrodite. Lei fu così soddisfatta della sua scelta che prese Paride sotto la sua protezione e visitò spesso il monte Ida, facendone uno dei suoi luoghi preferiti. Fu in questo contesto che incontrò Anchise, un nobile troiano che viveva tra le montagne allevando greggi e armenti. Quando Giove fece provare l'amore ad Afrodite per la prima volta, fu Anchise a rapirle il cuore. Si recò quindi sul monte Ida e visse con lui per un certo periodo come sua sposa. Dalla loro unione nacque Enea. Tuttavia, Afrodite non rivelò la sua vera identità ad Anchise. Si presentò a lui sotto le sembianze di una principessa frigia. La Frigia era un regno dell'Asia Minore, non lontano da Troia. Rimase sotto mentite spoglie per tutto il tempo trascorso con Anchise tra le montagne. Alla fine decise di partire e tornare sul monte Olimpo. Prima di andarsene, gli rivelò la sua vera identità, ma lo avvertì di non dire mai la verità a nessuno. Gli disse che, se mai fosse stato rivelato chi fosse la madre di Enea, il bambino sarebbe stato colpito da un fulmine scagliato dal cielo. Dopo la partenza di Afrodite, Anchise non fu in grado di crescere Enea da solo, perciò inviò il bambino nella città di Dardano, situata a nord di Troia, dove Enea fu allevato dalla sorella. Era la figlia di Anchise ed era già sposata e sistemata lì. Enea visse con la sorella fino a quando non fu abbastanza grande da poter badare agli animali. Poi tornò nei pascoli tra le montagne. Anche se Afrodite lo aveva lasciato, non si dimenticò mai di lui. Lo osservava costantemente e interveniva per aiutarlo o proteggerlo ogni volta che si trovava in pericolo. Alla fine iniziò la guerra di Troia. Tuttavia Enea non partecipò subito ai combattimenti. Si sentiva geloso del fatto che il re Priamo di Troia sembrasse favorire altri giovani e credeva che le sue capacità non fossero apprezzate. Per questa ragione rimase sulle montagne, occupandosi delle sue greggi e dei suoi armenti. Avrebbe potuto rimanervi per tutta la durata della guerra, ma un evento cambiò tutto. Achille, uno dei guerrieri più forti dei Greci, guidò un'incursione nelle campagne intorno a Troia in cerca di rifornimenti. Raggiunse le terre di Enea, lo trovò intento a badare ai suoi animali e attaccò. Achille saccheggiò greggi e armenti e inseguì Enea e i suoi pastori. Sarebbero stati tutti uccisi se Afrodite non fosse intervenuta per proteggere suo figlio. La perdita degli animali e l'attacco alle sue terre riempirono Enea di collera verso i Greci. In risposta radunò un esercito di Dardani e si unì alla guerra. Divenne rapidamente uno dei guerrieri più abili e impavidi. Con l'aiuto della madre, che lo soccorreva sempre in battaglia, Enea compì imprese straordinarie di forza e coraggio. Durante uno scontro, Enea si lanciò nel cuore della battaglia per salvare un capo troiano di nome Pandaro, che era circondato dai nemici ed era in grande pericolo. Tuttavia, Enea arrivò troppo tardi. Pandaro era già stato ucciso. Ciononostante, Enea combatté coraggiosamente per proteggere il corpo del suo amico caduto. I Greci lo attaccarono da ogni lato, ma Enea si mosse con rapidità, respingendo i nemici in ogni direzione. I Greci cambiarono presto strategia. Invece di affrontarlo direttamente, si allontanarono e gli scagliarono contro lance, dardi e frecce. Enea usò il suo scudo per respingere gli attacchi per un po', ma poi uno dei guerrieri greci gli lanciò contro un enorme masso. La pietra era così pesante che sarebbero serviti 2 uomini comuni per sollevarla. L'impatto colpì Enea alla coscia, facendolo cadere a terra. Stordito e indebolito, era completamente vulnerabile e sarebbe stato ucciso se non fosse stato per sua madre, Afrodite, che accorse in suo aiuto. Afrodite si precipitò da lui e lo avvolse con il suo velo magico, che lo rese intoccabile. Poi lo sollevò tra le sue braccia e lo portò via in mezzo al campo di battaglia, mentre le spade, le lance e le frecce lanciate contro di lui diventavano innocue sotto la protezione del suo velo.
Tuttavia, mentre salvava suo figlio, Afrodite si lasciò esposta. Diomede, uno dei capi greci, la vide fuggire e le scagliò contro la sua lancia. L'arma colpì la mano di Afrodite, provocandole una ferita profonda e dolorosa. Nonostante il dolore, non si fermò e continuò la sua fuga, mentre Diomede, soddisfatto del suo attacco, cessò l'inseguimento. Mentre lei scompariva, egli la schernì, urlandole di tornare nel suo mondo e di non interferire mai più nelle guerre degli uomini. Fuggi, dea. Torna nei tuoi palazzi dorati, ai tuoi banchetti e ai tuoi amanti oziosi. Il campo di battaglia non è un luogo per te. Non è un posto per mani delicate che intrecciano ghirlande e sussurrano promesse d'amore. Sei venuta a proteggere tuo figlio. Ma cosa ti aspettavi? Che i guerrieri deponessero le armi alla vista del tuo velo? Che il sangue e il ferro cedessero alla bellezza? Ora hai sentito il morso della guerra, il pungiglione di una lancia mortale, eppure continui a fuggire come se l'Olimpo potesse guarire ciò che hai sofferto. Ma lascia che questa ferita sia un monito. Gli dei non hanno alcun diritto qui. Questo è un regno per coloro che non temono il dolore, per quelli che rimangono saldi nel combattimento. Torna nei tuoi templi, dea dell'amore, e lascia la guerra a chi non teme il tuo tocco. Dopo aver portato Enea in salvo, Afrodite, ormai debole e sanguinante, fuggì verso le montagne. Salì sempre più in alto, fino a raggiungere le nuvole nebbiose, dove fu trovata da Iris, la dea dell'arcobaleno. Iris la confortò e la condusse ancora più su, fino a raggiungere Marte, il dio della guerra. Marte era il fratello di Afrodite e, vedendola in difficoltà, ebbe pietà di lei. Le prestò il suo carro e i suoi cavalli affinché potesse tornare a casa. Afrodite salì sul carro e Iris prese le redini, guidando i cavalli attraverso il cielo verso il monte Olimpo. Lì gli dei e le dee si raccolsero attorno ad Afrodite. Curarono la sua ferita ed espressero la loro compassione per il suo dolore, lamentandosi allo stesso tempo della crudeltà degli uomini in guerra. Così si narra l'antica storia di Enea e di sua madre. Più tardi, nel corso della guerra di Troia, Enea si trovò di fronte a un nemico potente, Achille, il più grande guerriero tra i greci e il campione del loro esercito. I due schieramenti si prepararono alla battaglia, lasciando uno spazio aperto tra loro. In questo spazio Enea e Achille avanzarono, pronti ad affrontarsi in un duello uno contro uno, mentre entrambi gli eserciti e innumerevoli spettatori osservavano. Vi era grande eccitazione e attesa per lo scontro. Enea era famoso per la sua straordinaria forza e il suo coraggio, e tutti sapevano che sua madre, Afrodite, era sempre pronta a guidarlo e proteggerlo. Tuttavia, Achille aveva un vantaggio ancora maggiore. Era quasi invincibile. Quando era ancora un bambino, sua madre, Teti, lo aveva immerso nelle acque magiche del fiume Stige, rendendolo immune alle ferite. Ogni parte del suo corpo che toccò l'acqua divenne indistruttibile. Tuttavia, Teti lo aveva tenuto per le caviglie mentre lo immergeva, e per questo le sue caviglie rimasero vulnerabili. Quella era la sua unica debolezza. Achille portava inoltre con sé uno scudo magnifico che sua madre aveva fatto forgiare apposta per lui. Lo scudo era composto da 5 strati di metallo, bronzo all'esterno, oro al centro e un altro metallo misterioso tra i due. Era splendidamente decorato con disegni intricati. Sebbene Achille fosse quasi invincibile, sua madre gli aveva comunque donato quello scudo per una protezione aggiuntiva prima che partisse per combattere nella guerra di Troia. I due eserciti osservarono attentamente mentre i due grandi guerrieri si avvicinavano l'uno all'altro. Anche gli dei e le dee, dalle loro dimore celesti, seguivano lo scontro con grande interesse. Alcuni sostenevano Afrodite e provavano simpatia per suo figlio, Enea, mentre altri favorivano Achille.
Quando Enea e Achille si trovarono faccia a faccia nello spazio tra gli eserciti, non attaccarono subito. Come era consuetudine in tali situazioni, si fermarono e si studiarono a vicenda, scambiandosi sguardi di rabbia e sfida. Infine fu Achille a parlare per primo. Cosa speri di ottenere? Anche se sopravvivessi e salvassi Troia, non sarai mai re. So che rivendichi il sangue reale, ma il re Priamo ha molti figli che sono i legittimi eredi. Non governerai mai. E poi, come osi anche solo pensare di combattermi? Io sono il più forte e coraggioso di tutti i greci, e ho il favore degli dei. Achille allora parlò con orgoglio della sua nobile discendenza e si vantò della sua forza e superiorità. Enea rispose con altrettanta sicurezza. Parli come se il destino fosse nelle tue mani, Achille, come se gli dei stessi si inchinassero alla tua volontà. Mi deridi per la mia stirpe, come se il valore di un uomo si misurasse da un trono che forse non occuperà mai. Ma io non combatto per una corona, né per titoli vuoti. Combatto per il mio popolo, per la mia terra e per l'onore che solo il campo di battaglia può concedere. Ti vanti della tua forza, dei doni divini di tua madre, ma non credere di essere l'unico con sangue divino. Anch'io sono nato dagli dei. Mia madre, la dea dell'amore, mi ha protetto, così come la tua ti ha corazzato. Ma non sprechiamo fiato in parole, Achille. La volontà degli dei è al di là della nostra comprensione e solo il clangore dell'acciaio potrà decidere quale di noi sia più forte. Se credi di essere invincibile, allora affrontami ora e lascia che siano gli dei a giudicare chi di noi meriti davvero la vittoria. Invece di perdere tempo con altre parole, Enea agì, scagliando la sua lancia contro Achille con tutta la sua forza. L'arma colpì lo scudo di Achille con un impatto tremendo. Penetrò attraverso 2 strati di metallo, ma si fermò quando raggiunse la placca d'oro al centro. La lancia cadde a terra senza causare alcun danno. Achille rispose immediatamente. Afferrò la sua lancia e la scagliò con tutta la sua potenza. Enea si abbassò rapidamente, sollevando il suo scudo sopra la testa e preparandosi all'impatto. La lancia colpì la parte superiore dello scudo di Enea, lo trapassò e proseguì il suo percorso sfiorandogli la schiena prima di conficcarsi profondamente nel terreno dietro di lui. Rimase lì, ancora tremante per la forza del lancio. Enea si trascinò fuori dalla traiettoria, con il volto segnato dallo stupore. Senza esitare, Achille sguainò la spada e si lanciò all'attacco, pronto a combattere corpo a corpo. Enea, ripresosi dallo scampato pericolo, afferrò un'enorme pietra, così pesante che, secondo Omero, sarebbero stati necessari 2 uomini comuni per sollevarla. Si preparò a lanciarla contro il suo nemico in avvicinamento. Ma prima che lo scontro potesse continuare, accadde qualcosa di inaspettato. Gli dei stavano osservando attentamente la battaglia. Alcuni sostenevano Enea, mentre altri parteggiavano per Achille. Nettuno, il dio del mare, era dalla parte di Enea. Quando vide che Achille stava per sferrare il colpo decisivo, decise di intervenire. In un istante Nettuno avvolse il campo di battaglia in una fitta nebbia sovrannaturale, facendo scomparire Enea dalla vista di Achille. Poi Nettuno estrasse la lancia di Achille dal terreno e la rimosse dallo scudo di Enea. Lasciò cadere l'arma ai piedi di Achille. Infine sollevò Enea in aria, completamente invisibile a coloro che si trovavano sul campo di battaglia, e lo trasportò sopra le teste dei soldati e dei cavalli. Quando la nebbia si dissolse, Achille si guardò attorno e vide che Enea era sparito. La sua lancia giaceva ai suoi piedi, ma il suo avversario era svanito nel nulla. Ciao! Se ti è piaciuto il nostro audiolibro, non dimenticare di iscriverti al canale. Ho bisogno del tuo supporto per portarti altri audiolibri. Grazie in anticipo per il tuo sostegno. Capitolo 2. La caduta di Troia.
Dopo la conquista finale e la distruzione di Troia, Enea, durante i suoi viaggi, si fermò a Cartagine mentre si dirigeva verso l'Italia. Secondo l'antico racconto, egli narrò così la cattura della città e la sua fuga. Un giorno, dopo che la guerra era durata a lungo con molte battaglie, le guardie sulle mura e sulle torri di Troia notarono movimenti insoliti nel campo greco. I soldati greci sembravano prepararsi a partire, le tende venivano smontate e gli uomini andavano avanti e indietro, sistemando armi e provviste come se si stessero preparando a trasportarle. Lungo la riva, non lontana dal campo, era radunata una flotta di navi e vi era grande attività sulla spiaggia, dando l'impressione che i greci stessero per salpare. Ben presto la notizia si diffuse per tutta la città. I greci, stanchi della lunga guerra, si stavano preparando a partire. I troiani osservavano attentamente dalle mura della città, sperando che fosse vero. Infine, con grande gioia, videro il campo greco essere smantellato completamente. Uno dopo l'altro, i diversi gruppi di soldati lasciarono l'accampamento e salirono a bordo delle navi, che poi salparono. Quando fu chiaro che il nemico se n'era davvero andato, i troiani spalancarono le porte della città. Una grande folla, soldati, cittadini, uomini, donne e bambini, uscì in massa per esplorare il campo greco abbandonato e celebrare la loro partenza. La prima cosa che notarono fu un enorme cavallo di legno lasciato nel campo. I troiani si radunarono attorno ad esso, pieni di stupore e curiosità. Enea, nel raccontare la storia, disse che il cavallo era grande quanto una montagna. Tuttavia, poiché i troiani riuscirono a trascinarlo in città usando delle funi legate al suo collo invece che alle sue zampe, cosa che sarebbe stata più logica se fosse stato davvero gigantesco, il paragone con una montagna doveva essere un'esagerazione. Oppure, forse, usò l'espressione in senso figurato, proprio come oggi si dice che le onde dell'oceano siano alte come montagne, anche se nelle peggiori tempeste raramente superano i 6 metri. Indipendentemente dalla sua dimensione esatta, il cavallo era abbastanza grande da impressionare e confondere chiunque lo vedesse. I troiani si fermarono attorno ad esso, chiedendosi perché i greci avessero costruito una simile struttura e poi l'avessero abbandonata. Dopo il primo momento di stupore, iniziarono a discutere su cosa fare con il cavallo. Vennero espresse molte opinioni diverse. Il comandante: Fratelli, abbiamo combattuto con valore per molti anni e oggi gli dei ci hanno concesso la vittoria. Guardate questo dono, questo monumento alla nostra resistenza. Per quale altro motivo i greci avrebbero lasciato un'opera così grandiosa se non perché destinata a noi? Non è un inganno, è un'offerta, un segno della loro resa, un tributo alla nostra forza. Non perdiamo tempo con sospetti inutili. Piuttosto, onoriamo gli dei portando questo colosso di legno in città e consacrandolo ad Atena. Lasciamolo eretto nel tempio come testimonianza della grandezza di Troia, affinché le generazioni future possano guardarlo e ricordare questo giorno di trionfo. il capo che sospettava un inganno: Stolti, avete forse dimenticato con chi abbiamo a che fare? Questi sono greci, maestri dell'inganno, architetti della rovina. Non hanno forse tramato contro di noi fin dall'inizio? E ora ci lasciano questa enorme bestia di legno come dono da Dio? Non fatevi accecare. Questo non è un tributo, è un tradimento. Cosa sappiamo davvero di ciò che si cela al suo interno? Io dico che non dobbiamo correre rischi. Se questo è un tranello, non concederemo loro il piacere di vederlo compiersi. Portate legna e olio e date fuoco a questo cavallo. Che le fiamme divorino qualsiasi segreto i greci abbiano lasciato dietro di sé. colui che voleva scoprire la verità: Aspettate, perché distruggere qualcosa prima ancora di comprenderne lo scopo? Se i greci ci hanno lasciato un inganno, allora dobbiamo smascherarlo davanti a tutti. Se questo cavallo nasconde dei nemici al suo interno,
Quale modo migliore per esporli se non aprirlo con le nostre stesse mani? Se è vuoto, sapremo di aver agito con saggezza. E se è davvero un'offerta agli dèi, allora decideremo cosa farne in seguito. Non agiamo alla cieca, né con fiducia sciocca, né con paura avventata. Portate asce e strumenti, e apriamo questa creatura di legno prima di deciderne il destino. In quel momento un capo troiano di nome Laocoonte arrivò. Era fermamente contrario a portare il cavallo in città e avvertì che poteva trattarsi di un inganno. Per dimostrare i suoi sospetti, scagliò la sua lancia contro il fianco della struttura di legno. L'arma colpì il legno e produsse un suono profondo e cavo. È impossibile sapere cosa avrebbero deciso i troiani alla fine, perché proprio in quel momento accadde qualcosa di inaspettato, che cambiò ogni cosa. Un gruppo di contadini e pastori arrivò improvvisamente dalle montagne, gridando forte mentre trascinavano con sé un prigioniero greco che avevano catturato e legato. I troiani si radunarono intorno a loro con eccitazione, urlando pieni di rabbia e desiderosi di vendetta. Molti volevano uccidere immediatamente il prigioniero. Il greco, terrorizzato, implorò pietà, gridando disperato. Le sofferenze di Sinone, insieme alle sue suppliche strazianti, finirono per intenerire i suoi carcerieri. I troiani, che poco prima erano pronti a giustiziarlo, si calmarono e divennero curiosi di ascoltare ciò che aveva da dire. Iniziarono a interrogarlo e lui rispose. Disse loro che il suo nome era Sinone e che era un fuggiasco abbandonato dal suo stesso popolo, i Greci, che avevano pianificato di ucciderlo. Spiegò che i capi greci da tempo volevano porre fine alla guerra e lasciare Troia. Tuttavia, ogni volta che tentavano di salpare, venti impetuosi e mari agitati li costringevano a tornare indietro. Confusi e frustrati, inviarono messaggeri a consultare l'oracolo di Apollo per capire perché gli dèi impedissero loro di partire. L'oracolo diede loro una risposta terribile. Disse che i greci non avrebbero potuto lasciare Troia senza prima compiere un sacrificio umano per placare gli dèi. La vittima, secondo l'oracolo, sarebbe stata scelta dallo stesso Apollo. Quando i greci udirono questa profezia, furono colti dal terrore. Nessuno sapeva chi sarebbe stato scelto, ma i loro comandanti erano determinati a seguire il volere divino. Ulisse ordinò a Calcante, il sommo sacerdote di Apollo, di rivelare chi dovesse essere sacrificato. Per 10 giorni Calcante rimase in silenzio, aspettando un segno divino. Infine annunciò che la vittima prescelta era Sinone stesso. Alla notizia, i soldati greci furono sollevati di non essere stati loro i designati. Con entusiasmo iniziarono i preparativi per il rituale. Venne eretto un altare sacrificale e Sinone fu vestito con vesti cerimoniali. Gli fu posta sul capo una ghirlanda, come era usanza prima di un sacrificio. Ma poco prima che il rito avesse luogo, Sinone riuscì a fuggire. Si liberò dalle corde e corse in una palude vicino alla costa, dove si nascose tra i fitti cespugli fino a quando la flotta greca non salpò definitivamente. Debole, affamato e solo, vagò per la terra fino a quando fu trovato dai pastori locali che lo catturarono e lo legarono. Mentre Sinone terminava il suo racconto, scoppiò in un pianto disperato. Disse ai troiani che probabilmente lo avrebbero ucciso e che anche se lo avessero risparmiato, i greci avrebbero sicuramente punito la sua famiglia una volta tornati in patria. Le sue parole erano piene di dolore e disperazione. Sinone parlava con tale emozione e sincerità che i troiani credettero a ogni sua parola. Il suo dolore sembrava reale, la sua sofferenza autentica. I capi troiani provarono pietà per lui e decisero di risparmiargli la vita. Priamo, l'anziano re di Troia, era presente tra i suoi generali. Commosso dalle parole di Sinone, ordinò ai suoi carcerieri di scioglierlo affinché potesse stare davanti a loro come un uomo libero. Poi si rivolse a lui con voce gentile e rassicurante. Priamo disse: «Dimentica la tua gente, ormai sono partiti.
D'ora in avanti sarai uno di noi. Ci prenderemo cura di te. E ora dici, che cos'è questo grande cavallo di legno? Perché i greci lo hanno costruito e perché lo hanno lasciato qui? Sinone, fingendosi riconoscente per la gentilezza ricevuta, finse di rivelare tutto. Disse ai troiani che i greci avevano costruito il cavallo di legno per rimpiazzare una statua sacra di Pallade, un'immagine divina che avevano rubato da Troia. Secondo lui, i greci si erano pentiti di aver sottratto la statua e credevano di aver fatto infuriare gli dei. Per rimediare, avevano costruito il cavallo come un'offerta sacra. Poi Sinone spiegò abilmente perché il cavallo fosse così gigantesco. I greci lo hanno costruito così grande affinché voi troiani non possiate portarlo dentro la vostra città. Se lo faceste, ricevereste la stessa protezione divina che un tempo era loro. Hanno voluto assicurarsi che non possiate mai beneficiare del suo potere magico. I troiani ascoltarono con grande interesse tutto ciò che Sinone disse e credettero rapidamente alla sua storia. Parlava con emozioni così convincenti, mostrando dolore e disperazione per la sua sventura, che nessuno dubitò delle sue parole. Coloro che inizialmente volevano distruggere il cavallo cambiarono completamente idea. Invece di vederlo come una minaccia, ora lo consideravano un oggetto sacro, qualcosa da onorare e portare dentro le mura della città. Qualsiasi dubbio rimasto fu completamente cancellato quando accadde qualcosa di sconvolgente. L'evento fu interpretato come un segno divino, una punizione per Laocoonte, che aveva colpito il cavallo di legno con la sua lancia. I troiani avevano deciso di offrire un sacrificio a Nettuno, il dio del mare. Per scegliere chi avrebbe officiato il rituale, estrassero a sorte e il compito ricadde su Laocoonte. Mentre iniziava i preparativi per la cerimonia insieme ai suoi 2 giovani figli, accadde qualcosa di terrificante. Dal mare apparvero improvvisamente 2 enormi serpenti. Le creature nuotavano tra le onde con le teste sollevate sopra l'acqua, poi strisciarono sulla terraferma. Si muovevano rapidamente attraverso la pianura, i loro corpi scintillanti alla luce del sole, coperti di macchie luminose. I loro occhi brillavano minacciosi e le lingue biforcute guizzavano mentre avanzavano, sibilando e seminando il terrore tra i troiani che li osservavano. Il popolo, preso dal panico, si diede alla fuga, ma i serpenti ignorarono tutti gli altri. Si diressero direttamente verso i 2 figli di Laocoonte. I mostruosi serpenti si avvolsero intorno ai bambini, stringendo i loro corpi con spire letali. I ragazzi urlavano dal dolore, ma erano completamente intrappolati nelle spire dei serpenti. Laocoonte, che si trovava poco distante, si precipitò a salvare i suoi figli non appena vide cosa stava accadendo. Afferrò un'arma e corse verso di loro. Ma invece di riuscire a liberarli, divenne egli stesso un'altra vittima. I serpenti lo attaccarono, avvolgendo i loro potenti corpi attorno al suo collo e al suo petto. Lo strinsero con forza, mentre ancora trattenevano i suoi figli nella loro morsa mortale. Le enormi creature sollevarono le teste sopra le loro vittime, sibilando con trionfo, mentre Laocoonte e i suoi figli perdevano lentamente ogni forza. Quando le loro prede furono infine senza vita, i serpenti si srotolarono e strisciarono via. Si diressero verso un tempio nelle vicinanze e si acciambellarono ai piedi della statua di una dea, come se avessero portato a termine il loro compito e ora si stessero riposando. La tragica storia di Laocoonte divenne celebre nei secoli successivi grazie a una statua creata per rappresentare questo terribile evento. La statua fu scoperta circa 300 anni fa tra le rovine di un antico edificio a Roma. L'esistenza della statua era già stata menzionata dallo scrittore romano Plinio, che la descrisse quando ancora si trovava esposta nella città molto tempo prima. Egli scrisse che era stata creata da 3 artisti, un padre e i suoi 2 figli, che avevano lavorato con grande abilità e impegno per scolpirla da un unico blocco di marmo.
La statua raffigurava Laocoonte, i suoi 2 figli e i 2 serpenti avvolti insieme nella loro lotta finale. Dopo la caduta di Roma, la statua andò perduta per molti secoli. Le persone ne conoscevano l'esistenza solo attraverso la descrizione di Plinio. Tuttavia, fu infine riscoperta, sepolta sotto le rovine dello stesso edificio in cui Plinio l'aveva vista. Una volta ritrovata, divenne immediatamente una delle sculture più ammirate del mondo. Fu portata in Vaticano, dove si trova ancora oggi. Il proprietario del terreno in cui venne rinvenuta ricevette una grande ricompensa. Da allora sono stati realizzati innumerevoli disegni e copie della statua, e l'originale è oggi considerato una delle più grandi opere scultoree della storia. Laocoonte è al centro della scena, con i serpenti avvolti attorno a lui mentre lotta tra il terrore e il dolore, cercando disperatamente di liberarsi. Il suo volto è contorto dall'agonia. Uno dei serpenti ha già morso uno dei suoi figli e il ragazzo sta crollando sotto l'effetto del veleno. L'altro figlio, sopraffatto dalla paura, cerca disperatamente di liberare il piede, che è stretto nelle spire del secondo serpente. L'intera scena è allo stesso tempo terrificante e potente, eppure possiede una strana bellezza che cattura l'attenzione di chiunque la osservi. Questa combinazione di tragedia e arte ha reso la statua una delle opere più ammirate nella storia della scultura. Tornando alla storia, i troiani interpretarono questo evento sconvolgente come un segno degli dei. Credettero che Laocoonte fosse stato punito per aver colpito il cavallo di legno con la sua lancia e si convinsero ancora di più che la statua fosse sacra e dovesse essere trattata con rispetto. Senza più alcun dubbio, decisero di portarla dentro la città. I preparativi iniziarono immediatamente. I troiani sollevarono il gigantesco cavallo dal suolo e attaccarono delle ruote o dei rulli ai suoi piedi per facilitarne il trasporto. Lunghe corde furono legate attorno al suo collo e grandi gruppi di soldati e cittadini si schierarono per tirarlo avanti. Fu organizzata una grande processione. In testa marciavano i generali dell'esercito e gli alti ufficiali della città. Dietro di loro avanzavano gruppi di ragazzi e ragazze, adornati con splendide corone e ghirlande, cantando inni sacri per celebrare l'occasione. Poiché il cavallo di legno era troppo grande per passare attraverso le porte della città, i troiani abbatterono una parte delle mura per creare un'apertura abbastanza ampia da farlo entrare. Quando tutto fu pronto, le corde vennero tirate, il segnale fu dato e la gigantesca struttura iniziò a muoversi in avanti. Nonostante le numerose difficoltà e i ritardi, alla fine riuscirono a posizionare il cavallo all'interno della città, nel cortile di un grande edificio pubblico. Dopo aver terminato il loro compito, i troiani ricostruirono la parte del muro che avevano abbattuto per far entrare il cavallo di legno. Con il calare della sera, la notte avvolse Troia. Il popolo, soddisfatto del proprio lavoro, tornò nelle proprie case e si addormentò. Ben presto, l'intera città cadde in un profondo silenzio, interrotto solo dalle guardie che restavano ai loro posti ai cancelli e sulle mura. Nel frattempo, la flotta greca, che aveva finto di partire, non era andata lontano. Invece di salpare verso casa, si era nascosta dietro la vicina isola di Tenedo, a breve distanza dalla costa. Lì aveva atteso per tutto il giorno. Non appena scese la notte, le navi greche tornarono silenziosamente sulla terraferma, avanzando con cautela. I soldati sbarcarono di nascosto e si avvicinarono alle mura di Troia sotto la copertura dell'oscurità. All'interno della città, Sinone, che aveva ingannato i troiani con la sua storia, aveva finto di dormire. Ma quando la città cadde nel silenzio, si alzò piano e si mosse furtivamente per le strade fino a raggiungere il cavallo di legno. Lì trovò una porta nascosta sul fianco della struttura e la aprì. Uno dopo l'altro,
Un gruppo di guerrieri greci armati emerse dal cavallo, calandosi a terra in silenzio. Una volta fuori e dopo aver indossato le loro armature, si mossero rapidamente verso le mura della città. Attaccarono e uccisero le guardie troiane, che furono colte completamente di sorpresa. Poi si precipitarono ai cancelli della città, li sbloccarono e li spalancarono. All'esterno, l'intero esercito greco era in attesa nell'oscurità, pronto al segnale. Ora che i cancelli erano aperti, si riversarono all'interno della città e l'ultima notte di Troia ebbe inizio. Enea dormiva nella sua casa mentre tutto questo accadeva. La sua abitazione si trovava in una parte tranquilla e isolata della città, ma fu improvvisamente svegliato da suoni lontani di urla e combattimenti. Balzò dal letto e, vestendosi rapidamente, salì sul tetto della sua casa per vedere cosa stava accadendo. Da lì vide le fiamme levarsi da diversi edifici nella parte della città in cui i greci erano entrati. Ascoltò attentamente e poté chiaramente distinguere le grida degli uomini e il suono delle trombe che davano l'allarme. Senza esitare, afferrò la sua armatura e si precipitò nelle strade, gridando per svegliare la gente intorno a lui e incitandoli a impugnare le armi e combattere. Mentre correva attraverso le strade, all'improvviso vide un amico troiano, di nome Panteo, correre verso di lui. Panteo sembrava completamente terrorizzato e confuso. Stringeva la mano di suo figlio, un bambino il cui volto era pallido di paura. Enea lo fermò e gli chiese cosa fosse accaduto. Panteo, ansimando, riuscì a spiegare con parole spezzate e disperate: Enea, è finita! La città, la nostra amata Troia, non esiste più. I guerrieri greci, nascosti dentro quel dannato cavallo di legno, sono usciti. Hanno atteso fino alla profondità della notte, fino a quando tutti dormivano, e poi hanno colpito. Hanno eliminato le nostre guardie senza fare rumore, tagliando loro la gola come agnelli indifesi, e hanno spalancato i cancelli. L'intero esercito greco si è riversato all'interno. Le strade, che gli dei ci aiutino, le strade sono invase da loro. Hanno bloccato ogni passaggio, lasciandoci senza via di fuga. I templi bruciano, le case crollano in cenere. Il sangue scorre tra i vicoli e le urla dei morenti sovrastano perfino la voce degli dei. Troia non può essere salvata. Tutto è perduto. Udendo queste parole, Enea e gli uomini che si erano radunati attorno a lui furono sopraffatti da rabbia e disperazione. Sapevano di non avere alcuna possibilità di vittoria, ma decisero di combattere fino alla morte, determinati a portare con sé quanti più nemici possibile. Si precipitarono avanti, guidati dalla luce degli incendi e dai suoni lontani della battaglia che risuonavano nelle strade oscure e soffocate dal fumo. Mentre correvano attraverso la città, si trovarono in mezzo a scene di distruzione orribili, lo spettacolo tipico di una città saccheggiata e data alle fiamme nel cuore della notte. Si imbatterono in un gruppo di soldati greci, li affrontarono con ferocia e li uccisero. Poi spogliarono i caduti delle loro armature e le indossarono, sperando di potersi muovere indisturbati tra le file nemiche e sorprendere gruppi più piccoli con attacchi improvvisi. Durante il loro cammino videro la principessa Cassandra, la giovane figlia del re Priamo, trascinata via dai soldati greci fuori da un tempio dove aveva cercato rifugio. Enea e i suoi uomini tentarono di salvarla, ma improvvisamente furono attaccati da due fronti, dai soldati greci che trattenevano Cassandra e da altri guerrieri troiani che li scambiarono per nemici a causa delle armature greche che indossavano. Osservarono il palazzo reale sotto assedio. I greci avevano formato una testuggine, una tattica in cui i soldati alzano gli scudi sopra la testa, creando una protezione simile a un guscio, e la stavano usando per scalare le mura del palazzo e sfondarle. L'intera città era nel caos.
Le fiamme illuminavano le strade con un bagliore rosso spaventoso, mentre urla, fumo e suoni di battaglia riempivano l'aria. Era una notte di puro terrore e confusione. Enea osservò l'attacco al palazzo reale dalla cima di un edificio alto, dove era salito per avere una visuale migliore. Lì vicino si trovava una torre di guardia stretta e slanciata, costruita per permettere alle sentinelle di sorvegliare l'intera città e persino il mare in lontananza. Enea e i troiani che erano con lui tagliarono la base della torre e la spinsero giù, facendola precipitare sopra i soldati greci sottostanti. Molti greci furono schiacciati e la loro formazione a testuggine, una strategia militare usata per sfondare le fortificazioni, fu distrutta. Tuttavia, i greci riorganizzarono rapidamente una nuova testuggine. Alcuni si arrampicarono sulle mura, mentre altri colpirono i cancelli con arieti e macchine d'assedio. Il palazzo, l'ultima roccaforte di Troia, fu presto infranto, permettendo ai furiosi soldati nemici di riversarsi all'interno. Dai tetti, Enea e i suoi compagni assistettero a una scena agghiacciante. Quando le mura del palazzo crollarono sotto i colpi delle macchine d'assedio greche, l'interno dell'edificio divenne completamente visibile, illuminato dalle fiamme che si diffondevano per la città. Dentro, le urla terrorizzate della gente riecheggiavano nell'aria. Le sale del palazzo, un tempo maestose e tranquille, erano ora piene di panico e disperazione. Chiunque guardasse giù poteva vedere i troiani che correvano per salvarsi, uomini che tentavano di combattere, giovani donne aggrappate agli altari in cerca di protezione, madri che disperatamente cercavano un nascondiglio per i loro figli. Il re Priamo, anziano e debole, fu svegliato dal frastuono spaventoso. Nonostante la sua età, indossò l'armatura e si preparò a combattere. Tuttavia, sua moglie, la regina Ecuba, lo supplicò di fermarsi. Sapeva che la battaglia era già persa e che combattere non avrebbe fatto altro che infuriare ancora di più i greci, portando a una morte certa. Lo convinse invece a deporre le armi e a seguirla presso un altare situato in uno dei cortili del palazzo. Questo altare era un luogo sacro, dove nessuno avrebbe dovuto versare sangue, neanche i nemici. Ecuba sperava che, rimanendo lì, i greci avrebbero rispettato gli dei e risparmiato le loro vite. Priamo, riluttante, accettò e la seguì all'altare. Questo piano avrebbe potuto funzionare, ma poi accadde qualcosa di terribile. Mentre il re e la regina erano seduti accanto all'altare, uno dei loro figli irruppe improvvisamente nella stanza. Sanguinava copiosamente per le ferite riportate e dietro di lui avanzavano i soldati greci che lo inseguivano. Il giovane crollò ai piedi dei suoi genitori, morendo in una pozza del proprio sangue. Priamo, sopraffatto dal dolore e dalla rabbia, si alzò furioso. Afferrò un giavellotto, alzò la voce in un grido di ira e maledizioni contro gli assassini di suo figlio e scagliò l'arma contro il comandante greco. Ma il giavellotto rimbalzò contro lo scudo del nemico, senza causare alcun danno. Invece di fermare i greci, l'attacco di Priamo li infuriò ancora di più. Il comandante greco si lanciò in avanti, afferrò il vecchio re per i capelli e lo trascinò sul pavimento, facendolo scivolare nel sangue del figlio. Lo sollevò vicino all'altare, alzò la spada e la affondò profondamente nel suo corpo, spingendo la lama fino all'elsa. Poi gettò il corpo senza vita di Priamo sopra quello del figlio morente. Con la morte del re Priamo, ogni speranza per Troia svanì. La città era ormai completamente sotto il controllo greco. Il palazzo era distrutto, la famiglia reale sterminata e gli ultimi difensori sconfitti. I troiani rimasti sapevano che non c'era più nulla per cui combattere. Capitolo 3. In cerca della terra promessa. Dalla sommità di un edificio vicino, Enea osservò il palazzo crollare e il re Priamo cadere sotto la spada nemica.
In quell'istante capì che ogni speranza era perduta e che il suo unico pensiero doveva essere salvare se stesso e la sua famiglia dalla distruzione della città. Pensò a suo padre, Anchise, ormai anziano e debole, della stessa età di Priamo, che aveva appena visto morire. Pensò anche a sua moglie, che aveva lasciato a casa, e al suo giovane figlio, Ascanio. Un terrore orribile lo colpì. E se i Greci fossero già arrivati alla sua abitazione? E se in quel momento stessero attaccando la sua famiglia? Determinato a raggiungere immediatamente la sua casa, Enea si guardò intorno per vedere se qualcuno dei suoi compagni fosse ancora con lui. Non c'era più nessuno. Alcuni si erano gettati dalle mura, cercando di fuggire in altre parti della città. Altri erano caduti tra le fiamme sottostanti. Altri ancora erano stati colpiti da frecce e lance, i loro corpi ormai senza vita nelle strade. Anche i Greci avevano abbandonato quella parte della città dopo aver distrutto il palazzo, dirigendosi verso altre zone, urlando di vittoria mentre avanzavano. Enea ascoltò le loro voci allontanarsi, rendendosi conto di essere rimasto completamente solo. Si arrampicò con cautela giù dalle rovine e si fece strada attraverso la città in fiamme, muovendosi in silenzio e con attenzione per evitare i pericoli intorno a lui. Si diresse verso casa sua, disperato nel tentativo di salvare sua moglie e suo figlio. Mentre avanzava tra le ombre delle rovine, scorse una figura nascosta vicino a un altare. Si fermò e guardò meglio. Era Elena. Elena era una principessa greca e l'ex moglie di Menelao, re di Sparta. Anni prima era fuggita a Troia con Paride, il figlio del re Priamo. Questo evento aveva scatenato l'intera guerra. Inizialmente Menelao e i suoi alleati erano venuti a Troia per chiedere la restituzione di Elena, ma Paride si rifiutò. Infuriato, Menelao tornò in Grecia e radunò un grande esercito per invadere Troia e riprendersela con la forza. Per questa ragione, molti troiani incolpavano Elena per la terribile guerra che aveva distrutto la loro città e ucciso il loro popolo. Enea, già sopraffatto dal dolore e dalla rabbia, fu consumato da un impeto d'odio quando vide Elena cercare di nascondersi. Ai suoi occhi era la causa di tutte le loro sofferenze, la ragione per cui la sua casa, la sua città e la sua gente stavano venendo spazzate via. L'odio lo accecò. La ucciderò, pensò, mentre si lanciava verso il suo nascondiglio. Esitò per un attimo. Non vi era grande onore nell'uccidere una donna, ma poi si convinse. Non c'è grande gloria, è vero, nel vendicarsi su una donna, né nel portarla al castigo che merita per i suoi crimini. Ma la ucciderò comunque, e sarò lodato per il mio gesto. Non permetterò che, dopo aver causato la nostra rovina, fugga illesa, tornando in Grecia per regnare di nuovo come regina. Mentre si scagliava in avanti con la spada in pugno, pronto a colpire Elena, il suo cammino fu improvvisamente bloccato. Davanti a lui apparve sua madre, la dea Afrodite. Gli prese la mano e parlò con voce calma e rassicurante, esortandolo a lasciare andare la sua rabbia. Elena non è la causa della distruzione di Troia. La caduta della città era stata decisa dagli dei e nessun mortale avrebbe potuto impedirlo. È inutile combattere contro il destino o cercare vendetta su qualcuno che non ha avuto alcun potere su ciò che è accaduto. Dimentica, Elena. Pensa alla tua famiglia. Dov'è tuo padre, tua moglie, il tuo giovane figlio? Anche ora, mentre sprechi tempo qui nella collera, loro sono in grave pericolo. La città è piena di nemici pronti a ucciderli. Va da loro, salvali. Io sarò con te, anche se invisibile, e proteggerò te e i tuoi cari da ogni male. Appena Afrodite ebbe terminato di parlare, scomparve. Enea, comprendendo l'avvertimento di sua madre, si voltò immediatamente da Elena e corse verso casa. Mentre avanzava per le strade in fiamme, si accorse che il suo cammino sembrava sgombro
I nemici armati passavano senza vederlo e i pericoli sembravano allontanarsi da lui. Ora sapeva con certezza che sua madre lo stava davvero guidando e proteggendo. Quando finalmente raggiunse la sua casa, la prima persona che vide fu suo padre, Anchise. Ancora ansimante per la corsa attraverso la città, Enea gli disse: Troia è perduta. Dobbiamo fuggire. Dobbiamo scappare verso le montagne prima che sia troppo tardi. Ma Anchise si rifiutò di partire. Tu sei giovane, hai un futuro che vale la pena salvare. Ma io sono vecchio, la mia vita è quasi giunta al termine. Non fuggirò per trascorrere i miei ultimi giorni nella miseria, come un esule. Se gli dei avessero voluto che sopravvivessi, avrebbero salvato la mia città. La mia casa è qui. Resterò e morirò con essa. Anchise si voltò, il volto pieno di dolore, rifiutandosi di farsi convincere. Creusa, la moglie di Enea, si unì a lui nel supplicare suo padre di andarsene, ma Anchise non cambiò idea. Disperato, Enea prese una decisione audace. Se tu resti, resto anch'io. Se dobbiamo morire, moriremo insieme. Chiamò i suoi uomini e ordinò di portargli la sua armatura. Deciso a tornare nelle strade per combattere fino alla fine, determinato a uccidere quanti più nemici possibile prima di essere abbattuto. Ma proprio mentre stava per uscire, Creusa corse verso di lui in lacrime. Si fermò sulla soglia, stringendo tra le braccia il loro piccolo figlio, Ascanio. Con una mano teneva stretto il bambino, con l'altra afferrò le ginocchia di Enea, implorandolo di non andare. Ti prego, resta e proteggici. Non gettare via la tua vita. Se devi andartene, portaci con te. Così almeno potremo morire insieme. La discussione sulla fuga continuò per qualche tempo. Alla fine, Anchise cedette e accettò di fuggire con loro. Tutti si prepararono a lasciare la città in fiamme. Nel frattempo, i suoni della battaglia e delle urla nelle strade si facevano sempre più forti e vicini. Gli incendi si stavano diffondendo rapidamente e nuove fiamme illuminavano il cielo in diversi punti della città. Era chiaro che non c'era più tempo da perdere. Enea escogitò rapidamente un piano. Anchise era troppo debole per camminare tra le macerie, così Enea decise di portarlo sulle proprie spalle. Ascanio avrebbe camminato accanto a lui, tenendo la mano del padre. Creusa li avrebbe seguiti da vicino per non perdersi nelle strade buie e caotiche. I servi della casa sarebbero fuggiti per percorsi diversi, così da non attirare l'attenzione dei nemici. Il luogo di ritrovo sarebbe stato un vecchio tempio abbandonato fuori città, vicino a un antico e alto cipresso che avrebbe servito loro da punto di riferimento. Stabilito il piano, si misero subito in marcia. Enea coprì le sue spalle con la pelle di un leone per facilitare il trasporto del padre. Anchise portava con sé gli dei domestici, piccole statue sacre che rappresentavano la protezione divina. A quei tempi, questi erano gli oggetti più preziosi di una casa, e salvarli era un ultimo atto di devozione. Enea non poteva toccarli, poiché le sue mani non erano purificate dopo la battaglia, così Anchise se ne prese cura. Tenendo per mano Ascanio, Enea si fece strada attraverso la città oscura e in rovina, con Creusa che lo seguiva. Le strade erano avvolte nell'ombra, interrotte solo dai bagliori degli incendi in lontananza. Le fiamme si riflettevano sulle torri e sulle mura, mentre il resto della città giaceva immerso in una profonda oscurità. Enea avanzava con cautela, restando vicino ai muri e nascondendosi nei vicoli stretti ogni volta che era possibile. Era costantemente in allerta, temendo che un soldato greco potesse improvvisamente sbucare per attaccarli o che una freccia vagante o una lancia potesse colpire Anchise o Creusa. Se fossero stati scoperti, non avrebbe potuto combattere, poiché trasportava il padre e non aveva modo di difendere se stesso o la sua famiglia. Per un po' tutto andò bene. Riuscirono a evitare i pericoli e la speranza di riuscire a fuggire vivi cresceva.
Proprio mentre stavano per raggiungere la porta della città e credevano di essere quasi salvi, un improvviso fragore scoppiò nelle vicinanze. Una folla di persone si precipitò verso di loro, urlando nel panico. Le strade divennero caotiche e, tra la gente in fuga, Enea vide avanzare soldati greci, le loro armi luccicanti nella luce fioca. Anchise, terrorizzato, gridò a Enea di correre più veloce o di trovare un'altra via d'uscita. Per un momento Enea fu preso dal panico. Il rumore, la confusione e la folla in fuga rendevano impossibile pensare con lucidità. Corse in direzioni diverse, cercando disperatamente una via di fuga, ma ovunque si voltasse, la strada era bloccata da persone terrorizzate. Alla fine, dopo molte difficoltà, riuscì a trovare un passaggio fuori dalla città. Ansante, continuò a correre fino a raggiungere il luogo di ritrovo sulla collina. Lì posò delicatamente il padre a terra e si guardò intorno. Creusa non c'era. Enea fu devastato nel rendersi conto che Creusa era scomparsa. Sopraffatto dal dolore e dalla paura, gridò disperato il suo nome, ma presto si ricordò che quello non era il momento per il lutto, ma per l'azione. Affidò rapidamente suo padre e suo figlio alla protezione dei suoi servi, in una valle nascosta dietro la collina. Poi, senza perdere altro tempo, si armò completamente, determinato ad affrontare qualsiasi pericolo pur di ritrovare sua moglie. Rientrò a Troia attraverso la stessa porta da cui era fuggito, ripercorrendo con attenzione il suo cammino tra le rovine. La città era un inferno. Le fiamme divampavano intorno a lui, illuminando le strade oscure mentre gli edifici crollavano tra le fiamme. Cercò disperatamente, chiamando il nome di Creusa, ma non ottenne risposta. Un pensiero gli attraversò la mente. Forse era tornata a casa, credendo che fosse il luogo più sicuro. Con una speranza disperata si precipitò verso la loro abitazione, il cuore che gli martellava nel petto. Quando arrivò, il suo peggior timore si avverò. La casa era avvolta dal fuoco, gli edifici circostanti bruciavano e le strade erano disseminate di macerie, mobili e altri oggetti che le persone avevano cercato di salvare prima di fuggire. Alcuni sopravvissuti si erano fermati nelle vicinanze, osservando impotenti mentre tutto ciò che possedevano veniva distrutto. I loro volti erano segnati dal dolore e dal terrore. Enea urlò freneticamente il nome di Creusa, correndo tra la folla, implorando notizie su di lei. Ma nessuno l'aveva vista. Rifiutandosi di arrendersi, continuò la ricerca, correndo tra le strade soffocate dal fumo, fermando ogni volto familiare e chiedendo se avessero visto sua moglie, ma non c'era traccia di lei. Poi, all'improvviso, in una parte silenziosa della città, Enea si fermò di colpo. Davanti a lui si stagliava una figura spettrale. Era Creusa, ma non com'era in vita. La sua figura era più grande di prima. Il suo corpo emanava un bagliore etereo e il suo volto era calmo e sereno. In un istante Enea capì che quella non era più la Creusa che conosceva. Non era più viva. In un primo momento fu colto dal terrore, ma poi Creusa parlò con voce dolce e rassicurante. Mio amato sposo, non temere. Non piangere per me. Tutto ciò che è accaduto era già stato deciso. Non è stato il caso a impedirmi di fuggire con te. Gli dèi avevano già stabilito il mio destino. Non devi restare qui a cercarmi. Il tuo destino è altrove. Affronterai molte difficoltà e lunghi anni di peregrinazioni via terra e via mare. Ma alla fine giungerai in una terra pacifica, sulle rive del fiume Tevere. Lì fonderai un nuovo regno, una nuova vita e una nuova sposa ti attendono. Non piangere per me, ma rallegrati, perché non sono caduta nelle mani dei nemici, né sono diventata una schiava in Grecia. Sono libera. Abbi cura di nostro figlio, Ascanio. Amalo in nome mio, proteggilo sempre. Addio, mio amore. Non appena lo spirito di Creusa terminò di parlare, iniziò a svanire. Disperato,
Enea allungò le braccia per afferrarla, ma le sue mani passarono attraverso di lei. Non era altro che un'ombra, intangibile, impossibile da toccare. Prima che potesse pronunciare una sola parola, Creusa era già scomparsa. Enea rimase solo, in piedi nella strada buia e deserta. Infine, colmo di dolore e pensieri profondi, si voltò lentamente e si diresse verso le porte della città. Da lì prese la strada per la valle nascosta, dove aveva lasciato suo padre Anchise e suo figlio Ascanio. Quando Enea arrivò, li trovò sani e salvi, in attesa. Ora sapeva che non c'era più futuro per loro a Troia. La città era distrutta. Era tempo di partire per sempre. Il gruppo si nascose tra le montagne per alcuni giorni, mentre Enea pianificava la fuga definitiva dalla terra di Troia. Quando gli invasori greci se ne andarono, Enea e i suoi uomini iniziarono a costruire delle navi. A quei tempi le imbarcazioni erano progettate sia per essere remate che per navigare a vela. Così prepararono vascelli adatti a lunghi viaggi per mare. Mentre i lavori procedevano, piccoli gruppi di troiani sopravvissuti iniziarono ad arrivare al campo di Enea. Alcuni si erano nascosti tra le colline e nelle foreste e, quando vennero a sapere che i greci erano partiti, scesero allo scoperto. Altri erano riusciti a fuggire dopo l'attacco e ora cercavano una nuova patria. A poco, il gruppo di seguaci di Enea crebbe e con esso aumentò anche il numero delle navi costruite. Quando tutto fu pronto, Enea aveva radunato un grande gruppo di superstiti, una flotta robusta e un esercito di guerrieri. Finalmente giunse il giorno della partenza. I troiani caricarono sulle navi tutte le provviste che potevano trasportare. Poi Enea, insieme a suo padre Anchise e al giovane figlio Ascanio, salì a bordo della flotta. Un vento favorevole soffiò e le navi partirono. Mentre si allontanavano dalla costa, uomini e donne si affollarono sui ponti, guardando indietro per un'ultima volta. La terra di Troia, la loro casa, il loro luogo di nascita, era ora solo un cumulo di rovine in fiamme alle loro spalle. Sapevano che non sarebbero mai più tornati. La prima terra facilmente raggiungibile era la Tracia, una regione a nord del mare Egeo, appena oltre l'Ellesponto. Enea diresse la flotta verso nord e dopo un breve viaggio approdarono sulle coste tracie. Sperava di stabilirsi lì, ma un evento terrificante lo costrinse a partire in fretta. Dopo essere sbarcati, i troiani costruirono un altare sulla spiaggia per ringraziare gli dei del viaggio sicuro. Enea voleva decorare l'altare con rami freschi, così si avvicinò a un cespuglio di mirto e iniziò a strapparne alcuni ramoscelli verdi. Nel momento in cui ne spezzò uno, accadde qualcosa di raccapricciante. Dal terreno cominciò a sgorgare sangue. Gocce scure di sangue umano colarono dalle radici spezzate e caddero sulla terra. Enea si fermò, paralizzato dall'orrore, senza riuscire a comprendere ciò che aveva appena visto. Sconvolto, sussurrò una preghiera agli dei, implorando protezione e una spiegazione per quel terribile segno. Ancora tremante, allungò la mano per staccare un altro ramo. Questa volta un gemito profondo e doloroso si levò dal sottosuolo. Poi una voce spettrale parlò. «Fermati, non disturbarmi. Non stai strappando una pianta, stai ferendo un uomo. Io sono Polidoro. Il re di Tracia mi ha ucciso e il mio corpo è stato abbandonato qui, senza sepoltura. Sono diventato questo albero di mirto». Polidoro era il figlio più giovane del re Priamo di Troia. Anni prima, Priamo lo aveva mandato in Tracia affinché fosse allevato alla corte del re Trace, fornendogli oro e ricchezze per garantirgli una vita agiata. Ma quando Troia cadde e Priamo fu ucciso, il re di Tracia vide un'opportunità. Tradì Polidoro e lo assassinò per impossessarsi delle sue ricchezze. Enea e i suoi uomini rimasero inorriditi nell'apprendere ciò che era accaduto. Era chiaro che la Tracia non era un luogo sicuro per loro,
Così decisero di partire immediatamente. Prima, però, celebrarono un funerale degno per Polidoro, credendo che fosse l'unico modo per permettere alla sua anima di trovare pace. Dopo aver completato i riti, salirono silenziosamente sulle loro navi e ripresero il mare. Per mesi vagarono attraverso il Mediterraneo in cerca di una nuova casa. Affrontarono tempeste, difficoltà e incontri misteriosi, cercando costantemente la guida degli oracoli. In uno di questi luoghi sacri chiesero dove avrebbero dovuto stabilirsi. La risposta dell'oracolo fu enigmatica. Andate nella terra dei vostri antenati. Enea si rivolse a suo padre, Anchise, per trovare una spiegazione. Anchise credeva che i loro antenati provenissero originariamente da Creta, così decisero di dirigersi verso l'isola, sperando di aver finalmente trovato la loro nuova patria. Quando arrivarono, tutto sembrava promettente. Tirarono le navi a riva, tracciarono i piani per una città, piantarono campi e iniziarono a costruire le loro case. Per un po' sembrava che potessero finalmente stabilirsi in pace. Poi arrivò la calamità. Una terribile peste si diffuse nell'insediamento, uccidendo molti e lasciando gli altri deboli e indifesi. Come se non bastasse, seguì una grave siccità che distrusse i raccolti e li minacciò di carestia. Le loro speranze di costruire una nuova vita a Creta svanirono rapidamente. Disperato nel tentativo di capire cosa fosse andato storto, Anchise suggerì di tornare dall'oracolo per chiedere se avessero interpretato male la profezia. Forse Creta non era la terra che avrebbero dovuto cercare. O forse, senza saperlo, avevano offeso gli dei. Enea acconsentì e progettò di inviare dei messaggeri per cercare risposte, ma prima che potesse farlo accadde qualcosa che cambiò tutto. Una notte Enea giaceva sveglio nella sua dimora, incapace di dormire. La sua mente era piena di preoccupazioni, cercando un modo per aiutare se stesso e il suo popolo a superare quelle difficoltà. La luce della luna filtrava attraverso la finestra, illuminando gli dei domestici, le sacre statue che aveva salvato dalle fiamme di Troia. Mentre le osservava nel silenzio della notte, accadde qualcosa di straordinario. Una delle statue parlò. Ti portiamo un messaggio da Apollo. Non è necessario tornare al suo tempio per cercare guida. Hai commesso un errore cercando di stabilirti a Creta. Questa non è la terra destinata a te. Devi partire immediatamente e continuare il tuo viaggio. La tua vera destinazione è l'Italia, una terra lontana, oltre mari vasti e tempestosi. Non perdere la speranza. Per quanto difficile sarà il viaggio, arriverai in Italia sano e salvo. Lì fonderai un grande impero che un giorno governerà molte nazioni. Abbi coraggio e salpa di nuovo, il tuo destino ti attende. Udendo queste parole, Enea sentì la sua forza e il suo spirito rinascere. Si preparò immediatamente alla partenza. La città ancora incompiuta fu abbandonata e la flotta riprese il mare. Nei mesi successivi, Enea e il suo popolo affrontarono innumerevoli pericoli. Una terribile tempesta infuriò per 3 giorni e 3 notti, sballottando le loro navi come foglie nel vento. Senza il sole né le stelle a guidarli, vagarono alla deriva, costantemente sul punto di essere inghiottiti dalle onde. In un'altra tappa del loro viaggio approdarono su un gruppo di isole nella speranza di riposarsi e trovare cibo. Ma i loro guai erano tutt'altro che finiti. Le isole erano infestate dalle arpie, giganteschi e terrificanti uccelli rapaci con artigli affilati e abitudini ripugnanti. Alcune storie le descrivevano con volti di donna, mentre altre le dipingevano come creature alate e orribili. Indipendentemente dal loro aspetto, una cosa era certa: erano feroci e affamate. Le arpie attaccarono senza preavviso. Piombarono giù dal cielo, rubando il cibo dalle tavole dei troiani. Strappavano le provviste, afferravano la carne direttamente dal fuoco e dilaniavano tutto ciò che trovavano.
Con i loro artigli ferirono gli uomini, costringendoli a difendersi. Determinati a combattere, Enea e i suoi uomini impugnarono le spade e si prepararono a tendere un'imboscata. Ma le arpie erano troppo veloci, evitavano ogni colpo e fuggivano via con il cibo rubato. Alla fine, i troiani non ebbero altra scelta che abbandonare l'isola. Mentre salpavano, la loro leader si posò su una roccia alta, osservandoli. Con una voce umana lanciò maledizioni contro Enea e il suo popolo, deridendoli mentre si allontanavano. Il viaggio era tutt'altro che finito e molte altre sfide li attendevano. Enea e i suoi compagni trascorsero una notte spaventosa vicino al monte Etna, dove si erano fermati per riposare. Nel cuore della notte il vulcano eruttò, scagliando nel cielo fumo, fuoco e lava incandescente. Il terreno sotto di loro tremò e ruggì, riempiendoli di terrore e soggezione. Credevano che mostri terrificanti vivessero nelle profondità della montagna, alimentando le fiamme e provocando le eruzioni. Non appena arrivò l'alba, fuggirono via da quel luogo spaventoso. Più tardi approdarono su una costa abitata da giganti con un solo occhio, creature enormi e selvagge, note per la loro crudeltà spietata. Questi giganti erano cannibali, afferravano gli uomini a mani nude, li schiacciavano contro le rocce e poi li divoravano. Uno di questi mostri, Polifemo, aveva imprigionato un gruppo di uomini nella sua caverna con l'intenzione di mangiarli uno alla volta. Tuttavia, mentre dormiva, i prigionieri riuscirono ad accecarlo, trafiggendo il suo unico occhio con un palo appuntito. Non potevano ucciderlo, era troppo enorme, ma approfittarono della sua cecità per scappare. Mentre la flotta di Enea navigava lungo la costa, videro Polifemo avanzare nel mare, cercando di lenire il dolore del suo occhio ferito. Si appoggiava a un gigantesco pino usandolo come bastone, tastando il terreno per orientarsi. Dopo un lungo e difficile viaggio, pieno di pericoli e avventure, Enea e il suo popolo giunsero finalmente sulle coste dell'Italia. Questa era la terra che gli dei avevano promesso loro, il luogo in cui erano destinati a costruire una nuova patria. Capitolo 4. Dove sorgerà Roma? Il Lazio era un'antica regione dell'Italia, situata a sud del fiume Tevere. Quando Enea arrivò, era un regno indipendente governato dal re latino. A quel tempo, le terre vicino al Tevere, dove un giorno sarebbe sorta Roma, erano ancora selvagge e incontaminate. Il paesaggio era fatto di colline, valli e foreste, abitate da pastori e contadini. Non esistevano ancora grandi città, ma solo piccoli insediamenti. Il popolo del Lazio era di origine greca e aveva portato con sé le prime conoscenze della scrittura, della musica, delle armi e delle costruzioni. Vivevano in case di legno o pietra e i loro villaggi erano circondati da mura e fortificazioni per difendersi. Quando Enea e il suo popolo giunsero alla foce del Tevere, ancorarono le loro navi e misero piede a terra. Dopo anni di viaggi, speravano di aver finalmente trovato la loro dimora definitiva. Il viaggio era stato duro. Molte navi e molti uomini erano andati perduti lungo il cammino. I superstiti desideravano solo riposarsi e ricostruire le loro vite. Poco dopo lo sbarco, alcune delle loro navi presero fuoco e bruciarono. Secondo la leggenda, furono le donne del gruppo ad appiccare l'incendio, disperate all'idea di intraprendere un altro viaggio e decise a costringere Enea a stabilirsi in quelle terre. Indipendentemente da come accadde, Enea era ansioso di restare. Il paesaggio che si apriva davanti a lui era splendido e accogliente. Ampie pianure, verdi prati e boschetti pieni di fiori. In lontananza le montagne aggiungevano fascino alla scena, mentre la calda luce dorata del cielo italiano rendeva quel luogo perfetto per ricominciare. Senza perdere tempo, Enea e i suoi uomini allestirono un accampamento lungo la riva.
costruirono difese di base per proteggersi da eventuali pericoli e si prepararono per qualsiasi evenienza. Alcuni uomini esplorarono il fiume in barca, probabilmente per tracciare il territorio e mantenere una via di fuga in caso di attacco. Altri eressero altari e prepararono sacrifici per onorare gli dei della terra, sperando di ottenere il loro favore e la loro protezione. Enea inviò anche un gruppo di esploratori per addentrarsi nel territorio e prendere contatto con gli abitanti locali. Questo fu il primo passo per rivendicare il Lazio come nuova patria. Gli esploratori di Enea attraversarono il territorio seguendo le rive del fiume e attraversando campi e pianure. Ovunque trovarono paesaggi rigogliosi, costellati da piccoli villaggi e insediamenti. Ben presto appresero il nome del re locale, Latino, e il nome della sua capitale. Nel frattempo, il re latino venne informato dell'arrivo di questi stranieri. In un primo momento considerò l'idea di attaccarli immediatamente per scacciarli dal suo territorio. Tuttavia, quando venne a sapere che erano stremati e in difficoltà, esitò. Il loro aspetto e il loro abbigliamento facevano pensare che fossero greci, un popolo ben noto all'epoca, temuto e rispettato. Questo mise Latino in una posizione di incertezza. Da un lato temeva il pericolo che questi stranieri potessero rappresentare, dall'altro provava compassione per le loro sofferenze. Nel frattempo Enea decise di inviare un gruppo di ambasciatori per spiegare a Latino il motivo del loro arrivo con un così grande numero di persone. Scelse un gruppo di uomini fidati e diede loro precise istruzioni su cosa dire. Inoltre, inviò al re ricchi doni come segno di buona volontà. Tra questi vi erano armi finemente lavorate, vasi d'oro e d'argento e tessuti ricamati, tutte offerte comuni per ottenere il favore di un sovrano. Gli ambasciatori si misero in cammino verso la capitale del Lazio. Mentre si avvicinavano, videro che la città era grande e ben fortificata, con mura robuste, torri e bastioni che si innalzavano sopra i tetti. Fuori dalle porte, molti abitanti si erano radunati, non per combattere, ma per gare e competizioni. Carri correvano su grandi piste circolari, con i conducenti che spingevano i loro cavalli al limite. Cavalieri dimostravano la loro abilità galoppando a tutta velocità. Gli atleti si sfidavano in gare di corsa. Arcieri e lanciatori di giavellotto mettevano alla prova la loro precisione e la loro forza, allenandosi per la guerra o competendo per premi. Gli ambasciatori troiani si fermarono a distanza, in attesa mentre un messaggero si recava nella città per informare il re latino del loro arrivo. Il re, dopo aver riflettuto, decise di concedere loro un'udienza e gli ambasciatori vennero scortati all'interno della città. Mentre camminavano per le strade, passarono accanto a un grande edificio pubblico che fungeva da palazzo reale, sede del Senato e fortezza. I sentieri che conducevano all'ingresso erano fiancheggiati da statue di grandi guerrieri e decorati con simboli di vittorie passate. All'interno i troiani videro trofei di guerra provenienti da battaglie dimenticate, vecchie armi, carri da guerra danneggiati, rostri di navi, elmi e persino enormi chiodi di ferro provenienti dai cancelli delle città conquistate. Anche se questi oggetti erano ormai inutilizzabili, restavano a testimonianza della potenza militare del Lazio. Infine, gli ambasciatori troiani furono condotti alla presenza del re latino, pronti a spiegare le loro intenzioni e a chiedere il suo favore. Dopo le consuete presentazioni, i troiani consegnarono il loro messaggio al re latino. Lo assicurarono che non avevano intenzioni ostili e che non erano giunti nella sua terra per portare la guerra. Gli spiegarono che avevano perso la loro patria, Troia, completamente distrutta. Per anni avevano vagato per i mari, affrontando infinite difficoltà e pericoli. Confessarono che il loro arrivo nel Lazio non era stato casuale, erano stati guidati dagli dei verso quella terra. Le profezie avevano indicato l'Italia come la loro dimora definitiva.
Seguendo questi segni divini, avevano navigato fino alle rive del Tevere e ora che erano finalmente arrivati, chiedevano umilmente il permesso di stabilirsi in quelle terre. Enea, il loro capo, chiedeva a Latino di concedere loro una parte del suo territorio per costruire una nuova città e vivere in pace. Il re Latino rispose favorevolmente alla richiesta dei troiani. Accettò con grazia i doni che gli erano stati offerti: oro, argento, stoffe preziose e armi, e sembrò compiaciuto del loro arrivo. Aveva già sentito parlare della caduta di Troia e del viaggio di Enea. Dato che i troiani vagavano da anni, le loro vicende si erano diffuse in molte terre. Dopo averci riflettuto, Latino acconsentì alla richiesta di Enea, offrì ai troiani delle terre dove avrebbero potuto costruire la loro città e formò un'alleanza con loro. Questo accordo fu vantaggioso per entrambe le parti. Uno dei motivi per cui Latino accolse i troiani così facilmente fu che era già in guerra con i Rutuli, una potente tribù che viveva a sud del Lazio lungo la costa italiana. Latino vedeva nei troiani degli alleati preziosi che avrebbero potuto aiutarlo a combattere i suoi nemici. Enea accettò di sostenere Latino in questa guerra in cambio del permesso di stabilirsi nel Lazio. Come segno di unione ancora più profonda, Latino decise di offrire in sposa sua figlia Lavinia a Enea. Lavinia era la sua unica figlia, nota per la sua bellezza e grazia. Questo matrimonio avrebbe reso Enea parte della famiglia reale e assicurato il suo posto nel Lazio. Tuttavia, questa decisione scatenò un grave conflitto. La madre di Lavinia, la regina Amata, l'aveva già promessa in sposa a Turno, un giovane nobile cresciuto alla corte di Latino. Turno era un abile guerriero ed era considerato il candidato ideale per sposare Lavinia e diventare un giorno re. Ma Latino non approvava questa unione. Credeva che fosse più vantaggioso dare Lavinia a Enea, rafforzando così la loro nuova alleanza. Enea accettò con gioia. I sentimenti di Lavinia non furono presi in considerazione, come era consuetudine a quel tempo. Quando Turno scoprì di essere stato rifiutato, fu colto da una furia incontrollabile. Sentendosi tradito e umiliato, lasciò la corte in preda alla rabbia, deciso a combattere per ciò che riteneva gli appartenesse di diritto. Questo segnò l'inizio di un nuovo conflitto. Turno si rifiutò di accettare Enea come marito di Lavinia e si preparò alla guerra contro i troiani. Enea e i suoi seguaci sembravano finalmente aver trovato un luogo sicuro e pacifico. Ora erano stabiliti in una terra fertile, con alleati potenti e un futuro promettente. Desiderosi di iniziare la loro nuova vita, iniziarono a costruire la loro città. Inizialmente Enea voleva chiamarla Troia, in memoria della loro patria perduta. Tuttavia, in onore del suo futuro matrimonio con Lavinia, decise invece di darle il nome di Lavinio. Le terre concesse ai troiani dal re Latino si trovavano nel sud-ovest del Lazio, vicino alla costa. Tuttavia, questo significava anche che confinavano con il territorio dei Rutuli. Quando Turno lasciò il Lazio, furioso perché Lavinia era stata promessa a Enea e non a lui, si unì ai Rutuli. Accecato dall'ira, li convinse a dichiarare guerra e guidò il loro esercito oltre il confine, marciando su Lavinio. Improvvisamente, Enea e il suo popolo si trovarono di fronte a una nuova minaccia. Come se la guerra contro Turno e i Rutuli non fosse già abbastanza, un altro evento inaspettato spinse persino i Latini a rivoltarsi contro Enea. Molti tra la popolazione comune del Lazio non avevano mai accettato davvero i troiani. Li vedevano come stranieri che avevano occupato la loro terra solo grazie al favore del re. Sebbene avessero nascosto il loro risentimento, questo era cresciuto nel tempo. Infine, un incidente sfortunato fece esplodere la loro rabbia in un conflitto aperto. Nel Lazio viveva un uomo di nome Tirreo, il capo dei pastori del re. Egli abitava nelle terre di Latino e si prendeva cura delle greggi e del bestiame reali.
Tirreo aveva 2 figli e una figlia di nome Silvia. Un giorno i 2 fratelli catturarono un giovane cervo nella foresta. Era ancora piccolo e si trovava con la madre, ma loro lo portarono a casa come animale domestico. Lo nutrirono con il latte fino a quando non crebbe e poiché era stato allevato dagli uomini, divenne estremamente docile e affettuoso. Era molto amato dalla famiglia e in particolare da Silvia. Ogni giorno la ragazza lo portava alla fonte per fargli il bagno, gli pettinava il manto e lo decorava con ghirlande e fiori. Ciò che era iniziato come un semplice animale da compagnia presto sarebbe diventato la causa della guerra. Un giorno Ascanio, il figlio di Enea, ormai un giovane pieno di energia e voglia di avventura, stava tornando da una battuta di caccia. Portava con sé arco e frecce, mentre i suoi cani correvano davanti a lui. Mentre attraversava un piccolo bosco vicino a un ruscello, i cani captarono l'odore del cervo di Silvia. L'animale, ignaro del pericolo, si era allontanato dalle terre di Tirreo per bere al ruscello. I cani si lanciarono all'inseguimento, abbaiando furiosamente. Ascanio li seguì, estraendo rapidamente una freccia dalla sua faretra e tendendo l'arco. Non appena vide il cervo, scoccò il dardo, che colpì l'animale in pieno fianco, ferendolo gravemente. Il cervo, però, non cadde subito. Ferito e sanguinante, si mise a correre verso casa, lasciando una scia di sangue dietro di sé. Barcollando, riuscì a raggiungere l'abitazione di Silvia in cerca di sicurezza, ma crollò nel suo giaciglio, riempiendo la casa di gemiti dolorosi. Quando Tirreo e i suoi 2 figli si resero conto che il loro amato animale domestico era stato ferito da Ascanio, furono presi da una furia incontenibile. La loro rabbia si diffuse rapidamente tra i contadini e i pastori vicini, che già nutrivano rancore verso i troiani. Bastò poco per accendere la scintilla. Gli abitanti del villaggio afferrarono qualsiasi arma trovassero, bastoni, torce, falci, e si lanciarono fuori, determinati a vendicarsi. Vedevano i troiani come stranieri arroganti, privi di rispetto per il popolo e le tradizioni del Lazio. Nel frattempo, la notizia dell'attacco giunse all'accampamento troiano. Un gran numero di giovani guerrieri si radunò rapidamente per difendere Ascanio. Entrambe le parti erano furiose e sconsiderate e prima che i leader più saggi potessero intervenire per calmare la situazione, scoppiò una battaglia violenta. Nel caos dello scontro, uno dei figli di Tirreo, Almon, fu ucciso. Una freccia lo colpì alla gola e morì sul colpo. Era ancora giovane e la sua morte tragica fece esplodere ancora di più la rabbia degli abitanti del villaggio. Anche un altro guerriero latino fu ucciso. Alla fine, lo scontro si concluse, ma il danno era ormai fatto. Furiosi, i contadini raccolsero i corpi dei morti e marciarono verso il palazzo di Latino, esigendo giustizia. Il loro messaggio era chiaro: i troiani dovevano essere cacciati via, ricacciati in mare prima che venisse versato ancora più sangue. Latino cercò disperatamente di calmare l'ira crescente del suo popolo. Fece del suo meglio per riportare la pace ed evitare la guerra, ma l'odio verso i troiani era ormai troppo radicato. Alla fine, l'opinione pubblica si rivolse completamente contro Enea e i suoi seguaci, lasciandoli isolati e circondati dai nemici. A guidare i loro avversari c'era Turno, deciso a distruggere Enea e a riprendersi Lavinia. Nonostante il pericolo crescente, Enea non perse la speranza. Rendendosi conto che non avrebbe potuto vincere da solo, lasciò la sua città con alcuni uomini fidati per cercare alleati tra i sovrani vicini. La rivalità tra i regni d'Italia era comune ed Enea sapeva che alcuni di loro avrebbero potuto sostenerlo solo per indebolire il Lazio e i Rutuli. I suoi sforzi furono premiati. Diversi principi italici accettarono di allearsi con lui, offrendogli rinforzi e promettendo di inviare altri soldati. Incoraggiato, Enea tornò a Lavinio e si preparò alla guerra.
Il conflitto presto si trasformò in una guerra su vasta scala, combattuta con ferocia da entrambe le parti. Le battaglie si prolungarono per molto tempo, con vittorie e sconfitte da entrambe le fazioni. Latino, ormai anziano, non aveva alcun interesse nella gloria o nella conquista. Sua figlia Lavinia era ormai sposata con Enea, il che significava che il futuro della sua stessa famiglia era legato ai troiani. Guardava alla guerra con profonda preoccupazione, ma si sentiva impotente nel fermarla. Scelse di attendere il momento giusto, sperando che prima o poi si presentasse un'opportunità per portare la pace. Con il passare del tempo, Enea e le sue forze iniziarono a guadagnare terreno. Nonostante fossero in minoranza, avevano diversi vantaggi. Combattevano come un esercito unito, mentre i loro nemici erano dispersi su un vasto territorio. Non avevano case, terre o greggi da proteggere, quindi i nemici non potevano indebolirli con razzie o saccheggi. Ogni volta che i troiani vincevano una battaglia, si appropriavano delle risorse del nemico. Ma quando i latini vincevano, non ottenevano nulla, solo il peso delle perdite umane. I troiani erano temprati da anni di sofferenza, dalla caduta di Troia alla lunga e pericolosa traversata del mare. Questo li rendeva guerrieri duri, determinati a non arrendersi mai. Con il prolungarsi della guerra, Latini e Rutuli iniziarono a vacillare. La loro sicurezza iniziale si affievolìva man mano che si rendevano conto che Enea e il suo popolo erano molto più resistenti di quanto avessero previsto. Dopo un lungo e logorante conflitto, entrambe le parti si stancarono della guerra. Intuendo un'opportunità, Latino propose a Enea dei colloqui di pace. Tuttavia, Turno si oppose fermamente all'idea. Voleva che la guerra continuasse e rifiutò qualsiasi compromesso. Molti latini iniziarono a schierarsi contro Turno. Lo accusavano di essere la causa di tutte le sofferenze che la guerra aveva portato e sostenevano che non aveva il diritto di trascinare l'intero paese nel suo conflitto personale. Piuttosto che costringere gli altri a combattere per lui, dissero, avrebbe dovuto risolvere la disputa direttamente, sfidando Enea a duello. Latino non approvava questo piano. Voleva porre fine alla guerra in modo definitivo e sperava ancora di portare la pace attraverso il matrimonio tra Lavinia ed Enea, come aveva inizialmente previsto. Per un attimo Turno esitò, ma quando guardò Lavinia, che si trovava accanto a sua madre amata, credette di scorgere nei suoi occhi segni di amore e sostegno. Convinto che fosse lui l'uomo che lei desiderava, e non Enea, accettò subito il duello. Il duello fu organizzato, un combattimento finale tra Turno ed Enea. Entrambi gli eserciti si riunirono sul campo di battaglia per assistere allo scontro. Il terreno fu segnato e il combattimento ebbe inizio. All'inizio, i due guerrieri si affrontarono da soli, ma, come spesso accade in questi casi, altri si intromisero. Scoppiarono piccoli scontri tra i soldati e presto il duello si trasformò in una battaglia su vasta scala. Alla fine i troiani ottennero la vittoria decisiva. Sia Latino che Turno caddero in battaglia. Con la morte dei loro leader, i latini si arresero. La guerra era finita. Con la pace ristabilita, Enea sposò Lavinia e divenne il legittimo sovrano del Lazio. Da quel momento in poi governò il regno, ponendo le basi di quello che un giorno sarebbe diventato l'impero romano. Enea visse ancora per molti anni dopo questi eventi e viene ricordato per aver governato il regno con saggezza. Portò con sé da Troia le conoscenze e le arti dei Greci, che condivise con il suo popolo per migliorare le loro vite. Inoltre, introdusse molte cerimonie religiose che aveva appreso nelle terre che aveva attraversato durante il suo lungo viaggio. Nel tempo, questi riti divennero una parte importante delle pratiche religiose del Lazio, tramandati di generazione in generazione. Più tardi, attraverso la letteratura romana,
Queste tradizioni furono conosciute e celebrate in tutto il mondo civilizzato. Infine, mentre combatteva una guerra contro i Rutuli, Enea si trovò in grave pericolo dopo una battaglia. Per sfuggire ai suoi inseguitori, tentò di attraversare a nuoto un fiume chiamato Numicio, che sfocia nel mare poco a nord di Lavinio. Nell'antichità, questo fiume doveva essere molto più grande di quanto non sia oggi. I viaggiatori moderni raccontano che ora è solo un piccolo ruscello, quasi impossibile in cui annegare. Dopo la sua scomparsa, i troiani nascosero il suo corpo e diffusero la leggenda secondo cui Enea era stato assunto in cielo. Poiché il suo popolo aveva sempre creduto che il loro re fosse figlio di una dea, iniziarono a venerarlo come una divinità. Gli dedicarono altari in tutto il Lazio e iniziarono a rendergli culto come un dio.